Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e i suoi nuovi inizi. Entro il prossimo mese abbiamo la carta della stella, ragazzi. Di solito quando c'è la carta della stella si parla di obiettivi, di desideri, di sogni, di qualche cosa di nuovo che dà speranza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso gratuito di numerologia. Tenete presente che sono già aperte anche le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi che si terrà a gennaio 2026. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per lo Scorpione. Allora, partiamo con un 8 di bastoni. Abbiamo la carta della morte, un 3 di denari, un re di coppe, abbiamo un fante di denari e la temperanza, ragazzi. Bene. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni che di solito rappresenta, io lo chiamo un acceleratore. L'8 di bastoni è una carta che ha un'energia molto rapida, molto veloce e normalmente appunto è un acceleratore delle carte che sono vicine. Andiamo a vederla. Abbiamo una regina di coppe e la stella. Secondo me si potrebbe parlare di un sentimento, di qualche cosa che, diciamo, è stato veloce con questo 8 di bastoni. Quindi secondo me può essere come qualche lato emotivo che prenderà come una sorta di impennata. Andiamo a vedere la morte. 3 di coppe. E amanti, ragazzi. Eh sì, io credo proprio che sia una nuova relazione, una nuova conoscenza. Tenete presente che qui avete il 3 di pentacoli, potrebbe anche essere una nuova collaborazione e considerata la carta degli amanti, adesso adattate voi le letture alla vostra realtà, se vi interessa di più la parte romantica piuttosto che la parte lavorativa, però diciamo che con la carta degli amanti c'è come un rapporto armonioso, in equilibrio. Andiamo a vedere il 3 di denari. Allora abbiamo un 2 di spade e un asso di coppe. Ragazzi, pare che ci siano dei dubbi inerenti alle collaborazioni che potreste iniziare nel prossimo mese. Se non sono collaborazioni già, diciamo, concrete, potrebbero essere conoscenze che, o meglio, con le quali potreste effettivamente iniziare qualche tipo di collaborazione. Ehm, Abbiamo 7 di pentacoli. L'idea che ho è che non vi fidiate molto delle persone che andrete a conoscere o non
lo so, è come se voleste testare in un certo senso queste persone per vedere se sono all'altezza. Andiamo a vedere il re. Fante di bastoni e 10 di pentacoli. Vi dico, secondo me la cosa importante è cercare come uno spirito di gruppo, anche se siete solo due persone, anche se ho molte carte che in realtà mi parlano di tre, però ehm, è come il lavorare per il benessere del gruppo in generale. Cioè non pensate al questa persona mi vuole fregare, però pensate piuttosto al come possiamo lavorare insieme per far espandere questo progetto. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo il mago. 8 di coppe. Andiamo a vedere anche la temperanza. Sei di bastoni e cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, secondo me quello che potrebbe iniziare per voi nel prossimo periodo è una nuova relazione, che può essere una relazione romantica per qualcuno, piuttosto che una relazione scusate, lavorativa. Credo che abbiate come un desiderio, un sogno, infatti la stella appare qui come prima carta ed è anche la carta, diciamo, dell'energia generale. È come se aveste un obiettivo da raggiungere e può essere che qualcuno in questo periodo decida di cambiare le persone con cui si collaborano per appunto riuscire a raggiungere questo obiettivo. Diciamo che la sensazione è che si avvicina proprio un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa, può anche essere che qualcuno non abbia mai sperimentato questo genere di sensazioni, questo genere di fortuna anche mi verrebbe da dire, perché è come se fosse un giro di boa in un certo senso. Ehm, Vi dirò, fidatevi di voi stessi e fidatevi delle persone con le quali collaborate, perché qui, secondo me, più che non fidarvi degli altri, potreste non fidarvi di voi stessi, del fatto di essere in grado di portare a termine questi compiti, magari pensate di non essere all'altezza di una persona, di una situazione, di un lavoro, però in realtà le carte vi dicono andate con calma, non partite subito con il non sono in grado, perché in questo periodo si tratterà proprio di imparare a lavorare in gruppo, imparare a fidarsi di se stessi, imparare a fidarsi degli altri. Tutto questo perché state per iniziare un nuovo periodo che vi dico, può essere anche qualche cosa di lavorativo, perché qui abbiamo anche un 10 di pentacoli che mi parla effettivamente di contratti, ragazzi. Però c'è come quest'idea di imparare a lavorare nel gruppo, o se siete in una coppia, per la coppia, anche la coppia è un piccolo gruppo formato da due persone. Devo dire che una volta, diciamo così, lavorata questa sensazione di fiducia, sia nei vostri confronti che nei confronti degli altri, c'è un bel inizio. Allora, per qualcuno è un inizio di coppia, come vi ho già detto prima, c'è come questo inizio ben determinato. Se foste già in coppia, potrebbe essere un nuovo step, un nuovo gradino, un nuovo progetto all'interno della coppia che secondo me entro questo mese e mezzo potrebbe effettivamente iniziare. Quello che vi dicono le carte è di andare un po' più calmi, perché questo 8 di spade è un acceleratore a tavoletta e invece avete bisogno come di rallentare un momento, di rilassarvi un attimo, perché è come se nel processo doveste ancora imparare certe cose. È per quello che c'è il 3 di pentacoli, perché avete abilità, avete doni, avete anche il mago, quindi risorse, conoscenze, quello che vi manca è la fiducia in voi stessi di poter portare a termine quel determinato compito.
Difatti poi terminiamo con la carta della temperanza, che secondo me è una carta che vi riporta un po' all'equilibrio tra il faccio vedere che so fare e il so fare. Cioè non è più devo far vedere che so fare, ma è ho imparato come fare. Quindi secondo me, ragazzi, la cosa nuova che inizia è un nuovo obiettivo che si propone davanti a voi. Vi dico, potrebbe essere le due cose, quindi sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista amoroso, potrebbe essere un nuovo progetto, qualche tipo di contratto che arriva e che sblocca le cose, però tenete presente che con la morte è come se si chiudesse un capitolo vecchio per dare il passo a un capitolo nuovo. E ci sono come delle collaborazioni, questo è quello che mi arriva molto forte, quindi un nuovo capitolo che si apre e delle collaborazioni. Siccome avete la temperanza e la carta degli amanti, quello su cui dovrete lavorare voi è un po' l'equilibrio tra il dare e il ricevere, tra il, diciamo così, mi do fiducia e sto attento a non sbagliare, perché poi chi ha troppa fiducia pecca di troppa sicurezza e tende a commettere errori. È come un po' il trovare il giusto equilibrio per riuscire a raggiungere questo sogno. Ed effettivamente poi con il mago c'è questo nuovo inizio, c'è questa nuova partenza. Vi dico, c'è anche un fante di pentacoli, per qualcuno potrebbe essere un nuovo percorso di studi, quindi lasciare il vecchio percorso di studi per iniziare qualche cosa di più consono, di più in allineamento con la vostra anima. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Vediamo che cosa vi vogliono ancora consigliare. Allora, qui abbiamo introduci l'umore nella tua vita. E qua dice, analizza se realmente hai senso dell'umore, perché la guarigione è più facile se ne applichi un pizzico. La risata può alleviare quasi qualsiasi cosa, almeno le irritazioni giornaliere. L'obiettivo, introduci l'umore e tutto quello che ti causa in tutto quello che ti causa stress, che sia una delle già che potrebbe essere una delle risposte più empoderate che potresti raggiungere. Empoderate, le risposte più piene di potere sarebbe. Non c'è una parola sola per tradurre empoderate, purtroppo. Andiamo a vedere un altro oracolo. Impresa familiare, ragazzi, qui abbiamo la famiglia. Potreste iniziare in un'azienda familiare e qui parla di 1 mese e mezzo, quindi siamo lì come tempi. Fatemi sapere poi, se vi risuona nei commenti. Ultimo messaggio. Ok, in ogni momento mi posso arrendere alla potente presenza dell'amore attraverso la preghiera, la contemplazione e stillness. Non mi ricordo mai che cosa voglia dire. Ragazzi, per piacere cercatelo voi su YouTube, su Google. Dopo lo guardo perché mi devo togliere lo sfizio. Va bene, ragazzi. Spero di esservi stata d'aiuto, di avervi dato almeno un po' di speranza per il prossimo periodo. Fatemi sapere se la lettura vi risuona oppure no. Lasciatemelo scritto nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Nella parte degli abbonamenti spiego tutto quello che riguarda le credenze limitanti e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici
e insomma vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!